Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi presenteremo la new entry in casa Aquarium Oasis. Sono due femmine di Betta Machiaensis che ci vengono regalate da Andrea di Ado Pond Official, che siamo andati a trovarli giusto poc'anzi. Naturalmente avete già visto il video della visita alla sua farma. Adesso andremo ad implementare il numero delle femmine del nostro acquario, del nostro ultimo acquario che abbiamo costruito per i betta regalatici da Stefano. L'acquario in questione, in cui abbiamo due bei maschietti e una femminuccia che d'altronde è sempre nascosta. Guarda qua l'altro maschietto. Adesso andremo a mettere anche loro. L'elemento sia chimico che di temperatura è molto importante. In tutto ciò per poter evitare che il pesce si stressi, anche perché se voi, per esempio, vi buttate quando siete a mare, che ne so, allo Stretto di Messina, e vi buttate in pieno agosto dopo che avete preso il sole, rischiate una bella congestione perché l'acqua è stinca da far paura. Stessa cosa che potrebbe capitare ai pesci. Potrebbero avere delle ripercussioni pesanti anche sul loro stato di salute e rischiare che vi si ammalino e potrebbero anche morire purtroppo. Quindi state attenti, ci vuole tempo, ma d'altronde è una cosa che si deve fare perché l'adattamento di temperatura è chimico, evitate stress inutili ai pesci e magari anche la loro morte. Noi andremo a mettere questo sacchetto all'interno dell'acquario, siamo un po' al pelo con il volume d'acqua, però va bene così. Questa pesciolina dovremmo cercare di farla spostare, che sennò viene un po' schiacciata. Più che altro è per evitare che possa saltare fuori, perché devo mettere il coperchio. Ok, il sacchetto messo, adesso aspettiamo almeno 15-20 minuti. Nel frattempo andiamoci a prendere un caffè. Avete pazienza, giustamente così almeno i pesci cominciano a vedere i nuovi ospiti. Anzi, l'ideale sarebbe quello di togliere completamente la luce, di conseguenza almeno sono più tranquilli, meno stressati. Infatti adesso la luce l'abbiamo spostata più in qua, anzi c'è una bella cosa, la tiriamo via completamente, almeno zero stress, i pesci sono più tranquilli, poi rifaremo il coperchio, non c'è problema. Ci vediamo fra un quarto d'ora, 20 minuti, in cui cominciamo a fare l'ambientamento chimico, che è quello ancora più importante. Caffè preso, ora cominciamo con l'ambientamento chimico, adattamento chimico, scusate. Boccalino, cominciamo. Ok, adesso prendiamo un po' d'acqua dall'acquario e lo mettiamo nel sacchetto in cui ci sono le due pescioline. Facciamo questa operazione una volta ogni 5 minuti, lo facciamo per una mezz'oretta e siamo a posto. Abbiamo fatto 4 volte, sono passati una mezz'oretta più o meno, adesso aspettiamo ancora 5 minuti, poi proseguiremo con la messa in acquario dei nostri nuovi ospiti. Come potete vedere abbiamo adesso tirato via il coperchio e ne mettiamo uno sul nodo di plastica che ce l'abbiamo, così almeno evitiamo che il betta possano saltare fuori perché sono ottimi saltatori. Ora provvederemo a spostare i nostri pesciolini direttamente in acquario. Facciamo questo perché naturalmente non metteremo l'acqua che c'è all'interno nell'acquario stesso, ma o a meno che non siete andati a un negozio in cui conoscete bene come vengono trattati o meno, onde evitare, è sempre meglio fare un'operazione del genere, così evitate di portare in acquario magari qualche patogeno o qualcosa che potrebbe far male al sistema acquario. Recuperate le nostre pescioline, adesso le andiamo a mettere nell'acquario. Attenzione, adesso questo prendiamo qua. Adesso con una mano è un po' difficile. Ok, adesso come qua le andremo a mettere all'interno dell'acquario. Opla, vediamo un po'. Qua non ce ne sono più. Ok, una è qua e l'altra si sarà nascosta. Ottimo. Adesso questo coperchio di fortuna, domani lo sistemerò meglio, lo taglierò preciso, così almeno lo risfruttiamo. Vediamo se avanza qualche pezzo, lo costruisco anche per questo acquario. Vediamo un po' se le nostre nuove pescioline si intravedono. Non credo, perché sicuramente sono nascoste da qualche parte. Anche perché il maschietto qua è molto prepotente. Una è qua, nascosta qua, che si è incastrata
dove c'è la Nubias, vediamo adesso di sbloccarla magari. E l'altra, bah, adesso non la vediamo. E l'altra dovrebbe essere questa, forse no, no, non dovrebbe essere questa. Adesso devo un attimo capire quando usciranno tutte quante. Questo maschio è molto aggressivo, molto molto aggressivo. Vediamo un po', la femmina è qua incastrata, vediamo di spostarla. Sì. Vedete, si vede male ma incastrata. Ok, passata qua corretta, come potete vedere una delle vette nuove è qua sul fronte, ce n'è un'altra anche lì che abbiamo dato anche da mangiare, dov'è? Ok qua. In più ce n'era anche una dietro che l'ho vista cacciare, niente, non si vede. Quindi per adesso mettiamo ancora un pochino da mangiare, il maschio è un po' rompiscato anche il secondo, non so, forse bisogna rimodificare qualcosa al layout per dare un po' più di spazi di vuoti per la protezione delle femmine, perché li vedo un po' rompini i maschietti, quindi non vorrei che stressino troppo le femmine. Allora, sono passate 24 ore, mi è nato un piccolo problema, nel senso che le femmine vengono molto sottomesse dai maschi, anche perché sembra che non abbiano abbastanza di palo in cui nascondersi, quindi andremo a fare una piccolissima modifica allo scape dell'acquario in modo tale da creargli ancora più nascondigli e per far sì che le femmine non siano così stressate. Le abbiamo osservate e sono sempre nascoste qui oppure qua sotto e non mi sembra il caso, poverine. Quindi cercheremo di fargli una piccola modifica all'acquario, scusate il riflesso non si vede bene, in modo tale da creargli ancora più nascondigli e barriere visive, in modo tale che i maschi non gli vadano a rompere le scatole. Magari aggiungeremo anche qualche piccola pianta a stelo, in modo tale da creare più barriere visive. Ok, abbiamo svuotato quantomeno da tutti i tronchi, c'è un po' di schifezze che andremo a sifonare, ora gli diamo una bella pulita, qua abbiamo già sistemato il tutto, provvederemo a fare le cose il più breve tempo possibile. Un'operazione che stressa tanto i pesci, però vogliamo quantomeno cercare di recuperare. Abbiamo messo la parte posteriore tutto col certofilm, adesso mettiamo i tronchi in modo tale da creare più barriere visive. Così i maschi tenderanno, si spera, di rompere le scatole, le femmine molto meno. Magari più avanti metteremo anche delle criptoclorine e qualche altra pianta da creare ancora più barriere e così tutti i pesci possono stare più tranquilli e sereni. Pulizia vetro, perché è veramente osceno e sporchissimo, nonostante abbia fatto la manutenzione settimana scorsa. C'è stata un'esplosione algale non poco indifferente, ma secondo me è per la luce che era troppo forte. Infatti abbasseremo il fotoperiodo, l'avevo messo a 9, lo abbasseremo a 8 o addirittura 6, così da stare più tranquilli. Sifonatura fatta veloce, adesso andiamo a montare le primissime cose. Opla. E abbiamo posizionato i legni, adesso andiamo a mettere qua il microsolum, così mascheremo un po' anche il filtro, lasciamo spazio aperto in modo tale che quando faremo la manutenzione poi riusciremo a toglierlo, prima invece l'ho fatto troppo appiccicato. Come potete vedere abbiamo creato delle zone in cui ci sono delle piccole tane, adesso metteremo anche vari sassi in modo tale da coprire un po' la zona, in modo tale che i pesci possano stare più tranquilli. Ok, come potete vedere abbiamo creato una divisione tra la parte anteriore e posteriore, dietro c'è tutto il girato film che man mano che usciranno lo rimpianteremo, quindi ho deciso di lasciare solo questo. Come potete vedere davanti sto cominciando a mettere delle anubias, non si vede benissimo, in modo tale da creare tanti, vediamo un po' se mettere qua, tanti piccoli rifugi. Adesso vi mostreremo fine lavoro come sarà uscito. Si vede un granché anche se metto il pannello dietro, riflessi, siccome è pieno giorno si vede. Ok, galleggianti messi, abbiamo riempito d'acqua, abbiamo creato, vediamo un po' zoomando diciamo meglio, no. Ok, abbiamo finito, adesso aspettiamo qualche oretta che l'acqua gira come si deve, pulisci il filtro, faccia il suo dovere. Già adesso tutti i pesci sono nascosti in vari punti, ciò che come avete visto abbiamo creato tantissimi punti di fuga, in modo tale che i pesci possono stare sia davanti che di dietro senza problemi. Prima era
tutto schiacciato verso la parte posteriore, infatti c'erano pochi nascondigli effettivamente. Adesso mettendo la linea principale dei legni, come potete vedere, a metà, dietro ci sono tutti i ceratofilum, quindi di conseguenza possono andare a ripararsi e qui abbiamo creato una marea di vie nascondigli che i pesci si possono andare a nascondere. Un po' stressati, infatti sono sbiaditi, però in giro di qualche ora sicuramente si riprenderanno e poi man mano che il ceratofilum crescerà, noi la toglieremo e riempiremo tutta la parte posteriore da creare una piccola giungla in modo tale che i pesci possano stare lì tranquillamente senza stress. Allora, abbiamo finalmente modificato la luce. Dobbiamo solo sistemare il coperchio, fare qualche ritaglio. Già l'effetto che c'è sull'acquario è notevole, molto più naturale come luce. Devo dirvi che così facendo anche gli animali sono molto più tranquilli. Non ho più visto i maschi che massacrano le femmine. Come potete vedere sono tantissimi posti in cui si possono nascondere, quindi tantissime barriere visive. Questa è una cosa molto buona perché nel caso di aggressività si può nascondere dietro, quindi direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro per tranquillizzare un po' tutti quanti. Abbiamo naturalmente abbassato la temperatura a 21 gradi perché tanto adesso arrivano le belle stagioni, non c'è bisogno di pomparli. I due fratellini ogni tanto si fanno la guerra, però non vanno a rompere le scatole alle femmine, quindi obiettivo raggiunto. E devo dire che questo mi dà tantissima soddisfazione perché siamo riusciti a ottemperare all'aggressività dei maschi con questa piccola soluzione che abbiamo fatto tutto in mezz'oretta. Quindi non è stata una grandissima fonte di stress per i pesci, tranne la sera stessa. Infatti adesso che sono passati 2 giorni, i pesci sono molto più tranquilli, molto più tranquilli. Quindi di conseguenza anche le femmine hanno ripreso colore, appetito e direi eccezionale. Devo dirvi che rispetto allo scape di prima questo ci piace molto di più. Forse quello di prima era un po' più naturale, ma questo è molto più funzionale. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, condividete. Tutto ciò serve a far crescere la nostra pagina, naturalmente a portare tantissimi nuovi contenuti. Quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi, al prossimo video. Ciao!